Giornata di pioggia, beh, ma d'altronde come lo alimenti questo mare? A proposito di acqua, oltre ai guanti, verde acqua della Wilier Urta Hybrid, quest'oggi andiamo alla scoperta di questo mezzo per tutti coloro ai quali è stato chiesto: ma cosa ci fai con 120 mm di escursione e un motore così poco potente? Vieni, andiamo alla scoperta di questo modello e tutte le potenzialità che ha per tutti quelli che come noi vivono di cross country e di quelle sensazioni così legate al travel ristretto. Ciao a tutti e ben ritrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Come potete vedere siamo in presenza della Wilier Urta Hybrid, un modello di e-bike light che prende spunto direttamente dal modello tradizionale di Wilier Urta. I punti in comune sono veramente tanti, ma la grande differenza è che qui c'è un motore ad assistere le vostre avventure in sella. Questo modello è un'evoluzione di quello che è il telaio della Wilier Urta SLR. 120 mm di escursione all'anteriore, 120 al posteriore. Come potete ben capire è un modello di e-bike leggera molto particolare, perché qua non siamo sulla replica di una categoria all mountain trail enduro, bensì è un modello radicato nel cross country, qualcosa che vuole replicare direttamente quelle stesse sensazioni, quello stesso feeling di guida, vuole portare l'utente a un'esperienza superiore utilizzando una bici testata sui campi di gara. Si avvale di un motore integrato nel tubo obliquo, si tratta di un Fazua Ride 60, poca coppia però tanto animo e soprattutto molta silenziosità. Lo scopo di Wilier con il modello Urta Hybrid era di creare appunto un modello cross country assistito, ma che avesse anche un peso di riferimento, per cui la scelta del motore Fazua Ride 60, l'ultima generazione, 60 Nm di coppia, 400 watt di picco massimo e 430 Wh di batteria. Tre livelli di assistenza: Breeze, River e Rocket, con una impostazione nascosta tra virgolette di 12 secondi di super boost, quindi il picco massimo a 4,5. Il motore Fazua è tra l'altro personalizzabile attraverso l'app dedicata. Si riesce a vedere lo stato della batteria all'11%, quindi vuol dire che adesso dobbiamo andare a casa, e dopodiché si possono anche customizzare, vedete qua, tutti i livelli: Breeze, River, Rocket. Si può impostare la potenza massima dei vari livelli, questo 120 watt per il Breeze, il River l'abbiamo impostato a 280 e il Rocket diciamo che deve essere impostato a 350, non può andare oltre i 350 watt. Dopodiché si possono impostare le soglie di potenza con cui si raggiunge quella determinata potenza per ogni modalità, quindi 250 per il River, Breeze abbiamo messo 120-120. Dopodiché c'è ramp up, quindi la velocità con cui si arriva al picco della potenza fornita al motore: 15% per il Breeze, 35% per il River, 60% per il Rocket, per avere quindi un po' più di curva. Quindi oltre ad avere questi 5 pallini qua che rappresentano il 100% della autonomia, si può controllare sempre anche attraverso l'applicazione. E anche qui Wilier ha voluto sfruttare la massima integrazione di un sistema che è molto compatto e minimalista, perché appunto sfrutta una centralina che è posizionata sul tubo orizzontale con delle luci che simboleggiano il livello di assistenza utilizzato, sotto al quale è anche posizionata un ingresso USB-C molto utile secondo il nostro punto di vista. È il comandino Ring di Fazua, molto compatto, piccolino, abbastanza facile da usare, spesso non è proprio super immediato nell'azionamento, però
è una soluzione veramente molto compatta e quindi perfettamente in linea con quello che è lo stile della bici. Parliamo un attimo delle geometrie della Wheeler Urta Hybrid. Abbiamo detto 120 mm di escursione, mantiene lo schema sospensivo posteriore con una semi integrazione del Link come la Urta SLR. Lo vediamo un pochino più massiccio, lo vediamo con un ponticello di sostegno per l'orizzontale che ha veramente un profilo sottilissimo nella parte di culmine proprio. Il tutto però per migliorare e implementare la rigidità e quindi il funzionamento preciso e lineare della traiettoria dell'ammortizzatore. Basta guardare anche questo ponticello qui di sostegno per i foderi alti, posizionato proprio per aumentare la rigidità. Qua è tutto un monoblocco bello massiccio, bello resistente, e in quanto a funzionamento di questa sospensione, grazie anche a un sistema pivotless, è molto reattivo, molto stabile, ben posizionato in terra, quindi quando si sale si ha tantissima trazione, sia salendo in questo caso in Breeze, River o Rocket. È un sistema sempre incollato in terra e anche in discesa si sente. In discesa la bici è bella piazzata, è su un binario e lo schema è decisamente sostenuto. Gli angoli sono stati un po' adattati perché all'anteriore abbiamo 66,7 gradi di inclinazione, mentre al posteriore abbiamo 75 gradi. Si mantiene un livello abbastanza tradizionale di inclinazione. Il reach per la taglia M è di 432 mm. Un dettaglio che non può assolutamente sfuggire in questa bici è il manubrio, che è molto particolare perché si tratta di un manubrio prodotto interamente da Wheeler, progettato e prodotto da Wheeler, ed è integrato. Si chiama Urta Bar. È un manubrio estremamente rigido, è un manubrio che una volta presa una traiettoria riesce a mantenerla molto facilmente. Una cosa molto particolare di questo manubrio, per chi fosse un po' scettico, è che ha un quadruplo fissaggio, si stringe sia dal lato destro che dal lato sinistro, e questo secondo me ancora di più aumenta la sicurezza e la affidabilità di questo sistema. Certo è che sicuramente questo manubrio così schiacciato all'anteriore porta il rider ancora più in avanti, ed è per questo che io mi sono sentito particolarmente vicino alle sensazioni di guida di una cross country o down country. E con questa soluzione si risparmiano diversi grammi proprio per la mission di cercare il peso più ridotto possibile. Ma perché cercare il peso più basso su una e-bike light? Per avere le stesse sensazioni di guida di una cross country tradizionale, e così anche le impostazioni di assetto, proprio perché con questi angoli, con queste lunghezze, con questo manubrio Wheeler permette di passare dal modello acustico Urta SLR a questo Urta Hybrid senza variare eccessivamente la propria posizione in sella. Molta cura nelle geometrie, molta cura però generale in questa bici, perché Wheeler ha qui realizzato un telaio full carbon ad alto modulo sia per il triangolo anteriore che per quello posteriore. I cavi sono instradati all'interno dei tubi proprio dal tubo di sterzo, quindi il design è veramente minimalista, però è completa di tutto, perché abbiamo detto c'è un manubrio in carbonio, l'Urta Bar, ma c'è anche un reggiseno telescopico che in questa taglia ha un travel di 125 mm, nonché delle ruote che sono 29 e una sezione da 2,4, e una sezione di questo tipo su una e-bike di questo genere fa veramente la differenza. Questa Wheeler Urta Hybrid rappresenta il top della gamma di Wheeler per l'e-bike light. C'è un reggiseno telescopico, tra l'altro con sezione da 27,2, proprio perché hanno voluto cercare in ogni angolo di questo telaio di risparmiare qualche grammo. C'è una trasmissione SRAM AXS, quindi wireless con cambio XX1, sospensioni sono marchiate RockShox, all'anteriore c'è una SID Ultimate, quindi con steli da 35 e travel come abbiamo detto da 120, al posteriore invece c'è un Deluxe
Ultimate, sempre di RockShox. Sospensioni secondo me su questo allestimento, ma in realtà sul modello in generale, Urta Hybrid hanno fatto un lavoro eccezionale perché hanno svincolato le due sospensioni, quindi c'è un comando al manubrio ma regola solo la forcella, e la sospensione posteriore è regolata unicamente dalla chiusura direttamente sull'ammortizzatore. Scelta secondo me impeccabile, perché ci sono delle dinamiche in e-bike per cui è meglio avere le due sospensioni svincolate. È stata anche una questione un po' di spazi, perché il cavo sarebbe dovuto andare a passare in qualche modo o dentro l'orizzontale, ma comunque come vedete il volume di questo ammortizzatore non è un ammortizzatore classico da cross country, è più grosso, sarebbe stato difficile far passare qui il cavo per il bloccaggio. Effettivamente questo setup è un pochino scomodo, perché bisogna andare a cercare con le dita il comando per chiudere oppure aprire totalmente. Sarebbe stato sicuramente più comodo sotto, ma come potete ben vedere con una borraccia si va molto vicino all'ammortizzatore. Però come detto, penso che la soluzione migliore per quanto riguarda le sospensioni su un e-bike è averle totalmente svincolate. Forse avrei fatto il contrario, avrei lasciato la sospensione anteriore senza un blocco al manubrio e quindi da regolare a mano, perché è molto più facile, molto più intuitivo, più sicuro, e avrei messo magari il comando a manubrio per l'ammortizzatore. Scelte tecniche discutibili o meno, però di fatto la bici va veramente come un treno, quindi vuol dire che paga lo stesso. Le ruote sono da 29 Miche K1 in carbonio, quindi anche qui un profilo elevatissimo di prodotto. I freni sono quelli che tutti voi amate, tutti noi amiamo, che sono gli irriducibili Shimano XT con dischi 180 mm anteriore e 160 al posteriore. E voi vi direte: ma con questo allestimento quanto costerà una bici del genere? Ci pensiamo dopo. Adesso passiamo invece a parlare un po' di quelle che sono state le sensazioni in sella, perché come detto Wheeler ha voluto creare qualcosa di molto simile a una cross country, ma più di una cross country, perché qua appunto c'è il motore, c'è la presenza di una batteria, c'è sicuramente un po' di peso in più, anche se la conta finale fa segnare sulla nostra bilancia un peso di 16,24 kg senza pedali. Da subito in sella alla Wheeler Urta Hybrid mi sono sentito veramente come se potessi attaccare il numero sul manubrio e buttarmi nella prima gara. La posizione è indubbiamente molto aggressiva, c'è questo manubrio integrato che fa il suo effetto. Ultra rigido, devo dire subito, ma che dà molta confidenza e molta reattività nella guida. La posizione in sella è quella proprio di una cross country pura, però poi sotto, quando accendi, c'hai quell'aiutino in più, anche se molto silenzioso, del Fazua Ride 60. È una bici che può essere utilizzata facilmente anche a motore spento. Non è, diciamo, in linea di massima l'utilizzo perfetto quello a motore spento, però questo per dire che una volta che si arriva al completamento dell'autonomia dei 430 Wh di questa bici si spinge facilmente verso casa. La pedalata è una pedalata molto avanzata, è una pedalata in puro stile cross country, molto sull'anteriore, e quello che ho fatto e ho voluto fare è stato andare proprio a cercare i miei trail da cross country e cercare di capire quale fosse la sensazione con questa bici, non con i tempi alla mano, perché chiaramente sarebbero stati distrutti tutti, però vedere qual era la rotondità che mi dava questo sistema e quali erano le sensazioni in discesa. Partiamo dalla discesa perché è il punto in cui mi sono trovato più vicino all'utilizzo di una cross country. Il peso è super limitato, la bici è bella bilanciata, ha un baricentro molto basso e ha un anteriore che è piazzatissimo in terra. Con questo manubrio e questo assetto si riesce a entrare decisi nelle curve, ma si riesce anche a riuscire in gran velocità dalle curve. Nei rilanci, sia che voi utilizzate motore spento o motore acceso, e qua lascio a voi la decisione perché a me
piacciono entrambe onestamente. Anche a motore spento si sente come la bici riprenda facilmente velocità, grazie alle ruote in carbonio, ma soprattutto grazie a uno schema sospensivo curato nel minimo dettaglio, proprio perché deve essere competitivo, deve essere perfetto per il cross country gara, e quindi anche qui modificato ovviamente nella cinematica per adattarsi ai 120 e soprattutto a un po' più di peso. Riesce a essere scattante, reattivo, bello veloce, accompagna fuori la bici dalle curve con grande facilità. Chiaramente sono andato a cercare i percorsi da cross country e quindi anche le discese da cross country, perché avendo 120 mm di escursione, quello diciamo si può fare. Ci si può spingere anche un pochino oltre, perché il taglio trail non è così lontano. La guida è proprio bella ficcante, precisa, e la bici è super reattiva. Ci vuole forse un pochino ad adattarsi all'utilizzo di questo manubrio, soprattutto se arrivate magari da altre tipologie di manubrio. Bisogna saper gestire, si riesce a buttare facilmente la bici in curva, si riesce a spostare tutto il peso della bici con grande facilità, però all'anteriore bisogna essere super modulati. In salita la bici ha tanta trazione, e questo è grazie anche al sistema Fazua Ride 60, perché non è un motore di quelli che strappa eccessivamente, è molto progressivo, la curva non è super verticale, proprio per avere sostegno nei momenti in cui mi serviva realmente, perché poi la pedalata qua è veramente tondissima. Con impostazione Breeze si ha proprio quel qualcosina in più rispetto alla propria condizione, però si continua tanto a metterci il proprio fisico. Nel River invece devo dire c'è molto sostegno da parte del motore, si tratta di un 60-40 rispetto allo sforzo fisico, mentre sul Rocket c'è un 70-30. Il bello però è che in salita questa bici si spinge come si spinge un cross country, nella posizione avanzata, buttando la testa dentro a ogni curva e non sciattolando, quindi non facendo perno sulla ruota posteriore. Il sostegno c'è, è un sostegno che si sente soprattutto se utilizzate un'impostazione River, ma comunque si è sempre abbastanza allungati, piegati sulla bici, e quindi bisogna entrare precisi nelle curve e essere più rotondi possibile. È un motore che comunque non ha un cut-off troppo netto, diciamo che ha un pochino di drag, quindi anche lì si può utilizzare questa impostazione negli ingressi di curva, e diciamo si riesce a ottenere anche un consumo più regolare delle proprie energie e di quelle del motore. Sinceramente sono riuscito a fare tanti chilometri, anche più di 80, anche se è un dato che secondo me su una bici di questo tipo ha un valore non troppo preciso, proprio perché è una bici che si riesce a spingere, quindi nel momento in cui si esaurisce completamente la batteria si può andare tranquillamente a registri chiusi delle sospensioni, che anche questo è un plus, a utilizzarla come un cross country normale. Ha tanta inerzia, tanta scorrevolezza e si riesce a gestire molto facilmente il peso. Secondo me questa bici è esattamente per tutti coloro che vogliono quella sensazione della bici da cross country, vogliono sentire quella reattività, uscire forte dalle curve, entrare sui single track decisi e rifarsi le salite divertendosi, anche spingendo un po' di più. Per tutti coloro che secondo me sono attaccati a quelle sensazioni da gara, da nastro, e le vogliono replicare anche un po' supportati, quindi con un po' più di respiro. È un prodotto italiano e qui abbiamo un allestimento che non necessita di nessun altro upgrade, e la cifra è di 12.500 euro. Quello che mi piacerebbe provare e vedere da Wheeler con la Urta Hybrid è un gradino in meno di inclinazione del manubrio, oppure un centimetrino in più della sospensione anteriore. Se siete arrivati fino a questo punto vuol dire che Urta Hybrid vi interessa, è la bici che fa per voi. Mettete un bel like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al canale, e come sempre gas aperto. Ciao, alla prossima. Questa bici fa anche parte di una comparativa con altre e-bike light che uscirà a breve, sempre qui su Pianeta Mountain Bike, quindi rimanete connessi. Il boschetto della mia fantasia c'è anche il piccolo malpettino. Pronto?